Innanzitutto benvenuti a tutti e oggi inizieremo a parlare di un tema, il tema dell'immagine sonora, che discutendo insieme tu mi hai detto voler trattare in 3 puntate. Perché 3 puntate? Allora, innanzitutto faccio una premessa. All'interno di una catena di riproduzione e dei parametri di ascolto è come se ci fosse una sorta di piramide e metterei personalmente ai vertici di questa piramide la capacità di una catena di riproduzione di ricostruire e rendere un'immagine sonora aderente alla verità musicale, ovvero il più possibile prossima a quella che potremmo ascoltare e sperimentare in una sala da concerto. Personalmente non ho mai sentito sinora una catena di riproduzione che avesse una caratteristica eccellente sotto questo parametro essere deficitaria in altri aspetti. Per cui si può quasi implicitamente dire che se una catena di riproduzione riesce a avere una prestazione molto interessante e gratificante nell'ambito della ricostruzione dell'immagine sonora, quasi implicitamente sono verificati tutti gli altri parametri importanti. Ma essendo un parametro così significativo, a esso sono collegati molteplici aspetti, per cui risulta impossibile trattare il tema con profondità e con l'importanza che ha questo particolare aspetto solamente all'interno di una singola puntata. Avrei pensato di organizzare l'esposizione in 3 diversi settori. Oggi parleremo esclusivamente di che cos'è l'immagine sonora. Nella prossima puntata parleremo delle influenze che le apparecchiature della catena sonora hanno su questo parametro e nell'ultima puntata potremo dare dei consigli operativi molto utili per cercare di migliorare questo aspetto. Ma non possiamo arrivare direttamente alla terza puntata senza avere compreso di cosa stiamo parlando e che influenza hanno gli singoli apparecchi su questo aspetto. È anche importante specificare che ogni persona probabilmente ha dell'immagine sonora una ben particolare e soggettiva visione, per cui ritengo che sia molto utile, se non indispensabile, chiarire esattamente di cosa stiamo parlando, al fine di evitare equivoci, incomprensioni o dare per assodato, per scontato delle cose che in realtà non lo sono. Inizierei dicendo che il senso dell'udito è il senso che per primo si sviluppa in una persona, si sviluppa ancora nel grembo della madre. Infatti il feto, il bambino ancora all'interno del grembo della madre, si rapporta al mondo solo attraverso l'udito. Anche una volta nato, per i primi mesi il senso della vista è molto attenuato, sicuramente secondario. Comincerà a strutturarsi dopo i primi 5-6 mesi di vita. Questo vuol dire che la percezione che abbiamo noi del mondo, il nostro imprinting alla nascita, è basato unicamente su come noi ascoltiamo il mondo. Non a caso il senso dell'udito riesce a entrare molto più in profondità nei nostri aspetti psicologici, emotivi e di percezione di quanto può fare la vista. La vista è un organo e un senso estremamente importante per muoversi nel mondo con velocità, con efficacia, ma non ha la stessa profondità di analisi che può avere l'organo e il senso dell'udito. Questo è importante tenerlo sempre presente. Si potrebbe dire che una corretta o gratificante immagine sonora all'interno di una catena d'ascolto ha essenzialmente il compito di supplire a ciò che la vista in quel momento non è in grado di fare. Ovvero, se noi stiamo ascoltando ad esempio un trio jazz o un quartetto d'archi o un qualunque brano che stiamo ascoltando, dovendolo solo ascoltare attraverso l'organo dell'udito, non abbiamo una visione di ciò che sta accadendo come se fossimo un teatro. Per cui, abituati a muoverci nel mondo attraverso la vista e il vedere ciò che accade, è come se in qualche modo ci troviamo disorientati in una situazione del genere. Avere quindi una catena di riproduzione che ci consente una collocazione virtuale delle sorgenti sonore con una geometria facilmente leggibile, in qualche modo sostituisce questo al fatto di non poterle vedere. Tornando all'immagine sonora, la potremmo considerare costituita da 2 elementi principali. Il primo elemento è quello
della percezione delle caratteristiche acustiche dell'ambiente dove è stata fatta la registrazione. Può essere una chiesa, un teatro, uno studio, qualunque tipo di ambiente ha una sua caratteristica sonora. L'altro aspetto che in qualche modo costituisce e complementa l'immagine sonora è la capacità di percepire dal punto di vista geometrico come nello spazio sono collocati in realtà o virtualmente le singole sorgenti sonore. È importante avere ben in mente che sono due aspetti vicini ma indipendenti. Possiamo infatti avere delle bellissime registrazioni che riescono a rendere in modo molto gratificante la sensazione di essere nell'ambiente dove è stata fatta la registrazione, ma che per contro a livello di collocazione geometrica delle singole sorgenti sono un po' imprecise o difficili da leggere. Viceversa, ci sono delle registrazioni dove la capacità di leggere la posizione virtuale o reale delle singole sorgenti è molto più in evidenza. Nel primo caso le caratteristiche di acustica di un ambiente derivano essenzialmente dalle caratteristiche fisiche dell'ambiente, quindi possono essere i tempi di riverbero, tempi di decadimento, le varie riflessioni che ci possono essere, gli assorbimenti, alcuni ambienti possono essere più assorbenti e riflettenti di altri, insomma tutto ciò che è caratteristica dal punto di vista fisico la struttura di un ambiente. Al contrario invece la posizione virtuale delle singole sorgenti sonore è molto più legata alla tecnica di registrazione, alla tecnica microfonica, è legata essenzialmente a dei tempi di ritardo o delle rotazioni di fase oppure dalla direzione dalla quale vengono le varie sorgenti sonore. Come detto prima, è importante essere consapevoli della differenza che esiste fra questi due aspetti, perché abbiamo eccellenti registrazioni che hanno un senso dell'ambiente molto, molto gradevole, in grado di portarci direttamente in quell'ambiente. Appena ascoltiamo i primi millisecondi del brano siamo come trasportati in quell'ambiente. Però poi magari se andiamo a cercare il singolo esecutore, il singolo cantante, abbiamo una visione un po' offuscata e non riusciamo a capire esattamente che cosa accade. Altre registrazioni ci danno una ricostruzione geometrica estremamente precisa, però è come se il nostro sistema percettivo fosse un po' disorientato perché non riesce a dare una collocazione ambientale a questo suono. C'è anche da tenere presente questo, che la sensazione di essere presente in un ambiente, quindi cogliere bene la ricostruzione ambientale, è un aspetto che lavora più in profondità nella qualità di percezione e nel nostro emotivo, perché ci conduce a entrare più in intimità col brano che stiamo ascoltando. Invece la ricostruzione geometrica è più un discorso mentale, è più un soddisfacimento della mente che cerca di vedere qualcosa che non riesce a vedere con gli occhi, ma è una gratificazione che rimane più in superficie e molto spesso questa gratificazione entra in conflitto con il desiderio magari di entrare in più in intimità col brano. Bene, ma possiamo fare qualche esempio più concreto? Un esempio che possiamo fare è ad esempio inquadrare le varie registrazioni nella loro epoca storica. Penso sarà esperienza comune che le registrazioni fatte negli anni 50, negli anni 60 e per certi versi all'inizio degli anni 70 avessero come caratteristica comune fra le migliori registrazioni quella della capacità di rendere molto bene l'acustica ambientale. Magari potevano avere un po' di distorsione maggiore rispetto a quelle che potevano essere registrazioni che sono state fatte dopo, ma la sensazione di essere presente nell'ambiente è molto più spiccata. Poi con l'avvento delle tecniche di registrazione multimicrofonica, i registratori multitraccia, le elaborazioni digitali, i vari compressori, espansori, tutto ciò che i fonici si sono inventati, abbiamo assistito a una maggiore capacità delle registrazioni di ricostruire la geometria spaziale, però la sensazione dell'ambienza in tanti casi è completamente assente o sostituita da delle ambienze artificiali generate in studio con degli echi, con dei riverberi, ma che sono completamente scollegate dalla realtà del locale dove è stata fatta la registrazione, ammessa che sia stato fatto in un locale, non in uno studio completamente insonorizzato. Questo aspetto in qualche modo gratifica la mente, ma poi il sistema percettivo si trova disorientato, sente che gli manca qualcosa. In pratica si potrebbe dire che in sintesi
l'operazione tecnica è riuscita perfettamente, ma il paziente è morto, nel senso che il coinvolgimento profondo e intrigante è pian piano sparito. Ad esempio, ti ricorderai, quella prima volta che ti ho fatto sentire la registrazione di Louis Armstrong, fatta in un piccolo locale jazz con 2 microfoni, erano le prime registrazioni stereofoniche, quindi un po' di effetto ping pong. Però la sensazione di essere fisicamente in quel locale, insieme agli altri spettatori, dove si sentiva il rumore dei bicchieri, di questo, dell'altro, lui che si spostava nel palco a sinistra e a destra, era estremamente naturale. Registrazione fatta alla fine degli anni 50. Oggi sarebbe impensabile, impossibile avere una registrazione con un tale grado di coinvolgimento e di naturalezza. Tenendo conto che sono passati 60-70 anni, ci sarebbe seriamente da porsi qualche domanda e da fare delle riflessioni oneste a riguardo. Beh, in effetti sono tantissimi gli spunti di riflessione e io ti chiedo, da dove partiamo? Partirei da una cosa che secondo me è molto importante, ovvero la scena sonora di un evento reale dal vivo. Com'è? Personalmente, come ho avuto modo di affermare già in qualche altra puntata, frequento molto spesso concerti e avvenimenti musicali, i quali hanno come caratteristica comune di essere tutti avvenimenti musicali completamente acustici, senza amplificazione. Ascoltando questi generi musicali nei più vari locali, diversi teatri, chiese, eccetera, eccetera, seduto nelle varie posizioni, anche se personalmente preferisco essere seduto il più possibile vicino agli esecutori, un esperimento che faccio sempre è quello di chiudere gli occhi, cercare di annullare completamente la percezione visiva e attraverso l'ascolto avere un'immagine sonora di ciò che sto ascoltando. Ecco, è molto interessante e chi vorrà fare un esperimento di questo genere, anzi è caldamente invitato a farlo, si renderà conto che la percezione dell'immagine sonora che abbiamo dal vivo, una volta chiuso gli occhi, quindi annullata il contributo visivo che ci aiuta nel localizzare le varie sorgenti, confrontato con quello che ci offre un impianto stereo, è per certi versi molto deludente. Che cosa si sente infatti in una situazione del genere? Si sente che innanzitutto la precisione di localizzazione spaziale è molto scarsa. Anche in situazioni in cui mi è capitato di avere un cantante davanti a me a distanze di 2-3 metri, tu chiudi gli occhi e hai una zona di una larghezza di circa 50 cm, 1 metro, se non di più, dove è in qualche modo localizzata l'emissione del cantante, mentre invece se l'ascoltiamo con un impianto stereo siamo gratificati da sentire la voce che viene da un puntino, ma nella realtà non funziona così. Un'altra cosa che subito rimane evidente è che la lateralizzazione sinistro-destro è molto più contenuto rispetto a quello che potremmo immaginare, anche perché intervengono tutte le riflessioni ambientali, per cui la zona di definizione di emissione delle sorgenti rimane abbastanza circoscritta. Un'altra cosa che rimane evidente è che la differenza dei piani sonori tende molto a essere compressa. Anche essendo vicini al direttore d'orchestra, in un'orchestra da 80-90 elementi, quindi estesa per diverse decine di metri in profondità e in larghezza, chiudendo gli occhi in realtà si sente tutto molto più compatto nei vari rapporti spaziali. Ad esempio, ritornando a un'esperienza di ascolto recente, venerdì scorso ero al Teatro Municipale di Piacenza, dove davano la Turandot. Avevo preso 2 biglietti, uno per il venerdì e uno per la domenica. Spesso quando le opere mi piacciono cerco di andare a tutte e 2 le rappresentazioni. Il punto in cui ero seduto era a 80 cm dal direttore d'orchestra e ogni tanto il direttore d'orchestra si girava come per allontanare perché io infilavo la testa appena dietro di lui, quindi avevo davanti a me tutta la buca dell'orchestra, cantanti e coro. Per l'ennesima volta si è verificato esattamente lo stesso fenomeno. In una situazione del genere, dove sei nel punto teoricamente privilegiato, chiudi gli occhi, hai una sensazione di dove vengono i singoli strumenti, ma una localizzazione precisa è impossibile. Aggiungo questo, che se proviamo a spostarci da altri punti, quindi andare in centro sala piuttosto che nei palchi, piuttosto che in loggione, questa situazione che già
non è così soddisfacente come ce la potremmo immaginare, diventa sempre peggio. Quindi più ci allontaniamo, più la localizzazione diventa una pura ipotesi. I contributi delle riflessioni ambientali diventano sempre più importanti e vanno a contaminare la precisione della scena sonora. Oppure se andiamo in un altro ambito che non è quello operistico, quindi quando l'orchestra è messa sul palco, immaginiamo anche di avere un'orchestra con 50-60 elementi, quindi un'orchestra neanche particolarmente ampia, e l'ascoltiamo chiudendo gli occhi, ci rendiamo conto che, a parte i momenti nei quali ci sono i singoli solisti, quando gli strumentisti suonano insieme, e lì rimane assolutamente impossibile capire alcunché. Si è investiti da una massa di suono estremamente bello, gradevole, gratificante, ma dalla quale dare una collocazione precisa dal punto di vista geometrico è assolutamente impossibile. E questo, ripeto, è una costante che, con piccole variazioni a seconda delle caratteristiche acustiche del singolo teatro, ma rimane costante in tutte le situazioni. E se riuscissimo a migliorare le tecniche di ripresa microfonica, riusciremo ad arrivare a quel livello? Sì e no, nel senso che la fisica acustica è quella, quindi se noi vogliamo rispettare una riproduzione che sia aderente a una verità sonora che possiamo sperimentare in una sala da concerto, se già noi stessi lì presenti ci rendiamo conto che gli effetti acustici del locale interferiscono con l'emissione dei singoli strumenti, dando alla fine una impossibilità di avere una scena sonora spiccatamente precisa nella collocazione geometrica, se cerchiamo di fare qualcosa che cerchi di bypassare questo problema, ci troviamo per forza di cose poi tutti gli effetti collaterali delle varie tecniche di registrazione multimicrofonica, le quali in qualche modo gratificano la mente perché rimane soddisfatta dalla capacità di vedere dove sono collocate le singole sorgenti sonore. Ma gli aspetti collaterali negativi di queste soluzioni tecniche si fanno pesantemente sentire, dando alla fine una sensazione di suono che può sembrare preciso, può sembrare gratificante sul breve periodo, ti viene spontanea la sensazione di dire vedo gli strumenti, ma poi il nostro sistema percettivo più intimo e più profondo si rende conto che c'è una sorta di disagio latente, c'è qualcosa che non torna, perché non sarebbe l'esperienza che lui stesso può fare in quell'ambiente. Quindi, preso atto di questo, secondo me la cosa migliore sarebbe che in qualche modo si modulino le aspettative verso qualcosa di realistico. Quindi non dare troppa attenzione a certe caratteristiche di localizzazione, ma dare maggiore importanza alla capacità di una catena di rendere la sensazione dell'ambiente complessivo nel quale siamo. Perché se la catena e la tecnica di realizzazione è in grado di fare questo, vuol dire che sta rispettando molto di più il segnale musicale e quindi alla fine la nostra gratificazione all'ascolto e la sensazione di essere presenti, immersi in un campo sonoro reale è molto più accentuata. Dobbiamo tener conto poi di un aspetto che possiamo anche sperimentare direttamente noi molto facilmente, ovvero chiediamoci, i microfoni ascoltano e sentono come le nostre orecchie? Punto di domanda. Potremmo fare un parallelo passando dalla percezione sonora a quella visiva. Se noi siamo per esempio in montagna e vediamo un bel paesaggio davanti a noi, il nostro sistema visivo è molto raffinato, nel senso che ci consente contemporaneamente di avere una visione a grandangolo, vediamo tutto il paesaggio molto ampio, tant'è che se cerchiamo di fotografarlo con una macchina fotografica normale riusciamo a prenderne sempre solo una singola porzione. Dovremmo avere un grandangolo molto aperto per riuscire a prendere quello che i nostri occhi in un colpo solo vedono. Ma contemporaneamente all'interno di una visione così ampia il nostro sistema visivo riesce a isolare il singolo dettaglio. Quindi abbiamo magari una foresta enorme dove c'è un alberello che poverino è secco, con un colore diverso, non riusciamo a cogliere perfettamente quello. Ma se dovessimo riprodurre quell'immagine ci troveremmo in una dicotomia, perché se volessimo riprodurre l'ampiezza dovremmo utilizzare delle lenti grandangolo che prendono tutto, ma poi non avremmo
la percezione del dettaglio. Per prendere il dettaglio dovremmo usare un teleobiettivo, ma se usiamo un teleobiettivo non abbiamo più la percezione dell'insieme e i rapporti prospettici di profondità vengono completamente stravolti. La stessa cosa accade pari pari con i microfoni. Le nostre orecchie messe in un ambiente, più che le nostre orecchie, il nostro sistema percettivo di ascolto, riesce a cancellare, isolare e annullare quasi tutti i contributi di eco e di riverbero dell'ambiente, quelli che ci infastidiscono e non ci consentirebbero una lettura chiara dei suoni che stiamo ascoltando. Ma nello stesso tempo ci dà la percezione dell'ambiente in cui siamo. Quindi vuol dire che il nostro cervello elabora in modo molto raffinato ciò che l'organo di senso dell'udito invia al cervello. Ma i microfoni non sono intelligenti, quindi catturano ciò che nell'ambiente c'è. E questo è l'annoso problema delle varie tecniche microfoniche e della scelta dei microfoni. Perché se vogliamo prendere il singolo strumento, dobbiamo avere dei microfoni direttivi o dei microfoni messi in grande prossimità dello strumento. Ma se vogliamo prendere l'ambienza complessiva, dobbiamo utilizzare microfoni diversi o messi più da lontano. Quindi non c'è da meravigliarsi alla fine se qualunque tecnica microfonica viene utilizzata durante la registrazione, alla fine non potrà dare altro che uno degli innumerevoli punti di vista di ciò che l'evento musicale era. Quindi è importante che con serenità e con tranquillità cerchiamo di convivere con questa cosa, sapendo che è una limitazione, non è possibile aggirarla e quindi magari cerchiamo di direzionare il nostro ascolto in una direzione diversa, invece che essere magari frustrati e insoddisfatti perché non abbiamo la gratificazione di quel singolo aspetto, sarebbe magari sufficiente voltare lo sguardo un attimo e ascoltare con delle orecchie nuove, allora potrebbero arrivarci delle cose molto interessanti. Per esempio, possiamo prendere quella registrazione di organo che ti ho fatto sentire qualche settimana fa. È un caso emblematico per certi versi, perché quella registrazione ha la capacità di rendere in maniera stupefacente la sensazione di essere in quell'ambiente, di essere in grande intimità con l'esecutore, con la musica che sta suonando. Si sentono perfettamente, ma con grandissima naturalezza, i rumori dell'organo, i vari registri, le varie canne, un suono di una bellezza quasi commovente. Però se noi ci sediamo al centro della catena d'ascolto e cerchiamo di ricostruire dal punto di vista della collocazione geometrica dove è collocato l'organo e le singole sorgenti, lì la cosa diventa praticamente impossibile. Quindi se ci ostiniamo a cercare quell'aspetto rimaniamo in tensione perché non siamo gratificati da questo. Se invece ci liberiamo da questa aspettativa che comunque non può che andare delusa, in realtà siamo in grado di apprezzare e di godere molto di più di ciò che di bello c'è in questa registrazione. Ma questo esempio penso si possa traslare a moltissime altre situazioni. Quindi più che cercare qualcosa che è impossibile o se ci fosse dovremmo pagarla con pesanti effetti collaterali, cerchiamo di rasserenarci e di godere al meglio quello che nella registrazione c'è. Ok, e di cosa parleremo nella prossima puntata, visto che resteremo in tema? Allora, dalla prossima puntata, partendo dall'analisi che abbiamo fatto oggi di che cos'è l'immagine sonora, quali sono gli aspetti che la identificano, cercheremo di entrare più in dettaglio su qual è l'influenza che hanno le singole apparecchiature sulla resa e sulla ricostruzione dell'immagine sonora. Per singole apparecchiature intendo sorgenti, amplificatori, diffusori, cavi, insomma tutto ciò che all'interno della catena d'ascolto contribuisce o penalizza la possibilità che questo parametro si manifesti così come era presente nella registrazione. Beh, grazie mille. Grazie a voi.